Le dune costiere di Villa Simius hanno un ruolo fondamentale per il mantenimento naturale delle spiagge. La vegetazione che le caratterizza, tra cui gli habitat prioritari come i ginepreti e le pinete, trattiene la sabbia e ne evita la dispersione. Questi habitat risultano assai vulnerabili e seriamente minacciati dalle attività umane, come l'urbanizzazione e l'utilizzo dei litorali a scopo turistico e ricreativo, che favoriscono la diffusione di piante aliene invasive, ovvero provenienti da territori estranei all'area mediterranea. Il progetto Resmaris, con le sue azioni di conservazione, intende favorire le dinamiche naturali della vegetazione autoctona che caratterizza gli habitat prioritari per riportare alle caratteristiche originali il territorio oggi fortemente modificato dall'uomo. Ad occuparsi del corretto svolgimento delle azioni di conservazione che riguardano la spiaggia emersa è il Centro Conservazione e Biodiversità dell'Università degli Studi di Cagliari. I suoi laboratori, situati presso l'Orto Botanico di Cagliari, ospitano la Banca del Germoplasma della Sardegna. Il germoplasma, costituito per lo più da semi, ma anche tessuti, spore e pollini, è il materiale in grado di trasmettere i caratteri ereditari di una determinata specie. La prima azione di conservazione consiste nella raccolta dei semi durante la stagione di maturazione. È fondamentale raccogliere germoplasma autoctono, proveniente da un sito compatibile con quelli dove si realizzeranno gli interventi di reintroduzione. In questo modo aumentano le possibilità di successo delle azioni di recupero e rinaturalizzazione. Una volta portati presso i laboratori della Banca del Germoplasma, i semi sono sottoposti a un periodo di quarantena in un ambiente a temperatura controllata. In seguito vengono puliti, selezionati, scansionati e sottoposti a pesatura e conteggio. Una parte dei semi raccolti viene utilizzata per l'esecuzione di studi e test, come le prove di germinazione, che portano all'ottenimento del protocollo ottimale di germinazione per ciascuna specie. Questo protocollo viene quindi fornito all'agenzia Forestas, che attua la moltiplicazione su larga scala delle specie selezionate nel progetto, destinate agli interventi di rinaturalizzazione degli habitat dunali. I semi restanti vengono invece stoccati in camera di deidratazione, fase che li prepara ad essere conservati nelle strutture frigorifere, dove rimarranno vitali per centinaia di anni. La raccolta, la conservazione e moltiplicazione del germoplasma costituisce un passo fondamentale nell'ambito del progetto, finalizzato poi a realizzare nel miglior modo possibile le azioni di conservazione più pratiche realizzate sui sistemi dunali, tanto nelle aree pubbliche come in quelle private. La gestione del germoplasma, una volta che questo è stato conservato presso la Banca del Germoplasma della Sardegna, viene affidato all'agenzia Forestas, la quale attraverso i suoi vivai di carattere conservazionistico provvede alla moltiplicazione dei materiali che poi serviranno per gli interventi di ingegneria naturalistica realizzati direttamente sui sistemi dunali. Gli stessi materiali saranno poi utili proprio per cercare di arginare il problema delle specie esotiche invasive e verranno concessi gratuitamente ai privati che ne faranno richiesta, sempre che gli stessi siano disponibili a sostituire le specie esotiche con le specie autoctone.